Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo di un libro che vi potrà insegnare molto più di quanto io possa mai fare sulla fotografia notturna. Stiamo parlando del libro Dal tramonto all'alba di Glenn Randall, edito in Italia dalla Apogeo a un prezzo di circa 30 euro. Per leggere questo libro e sfruttarne al massimo gli insegnamenti dobbiamo avere già delle basi abbastanza solide sugli aspetti tecnici della fotografia, come l'esposizione, la profondità di campo, il bilanciamento del bianco e anche la post-produzione. Vi posso anticipare che non ho critiche da muovere a questo libro, è un testo avanzato che parla con incredibile dettaglio di tutte le tipologie di fotografie notturne verso il cielo e, nonostante la fittissima quantità di informazioni, è stracolmo di immagini bellissime scattate dall'autore. Ho solo due osservazioni da fare che non sono prettamente delle critiche, ma di cui parleremo alla fine del video. Anche senza leggerlo, questo è uno di quei libri che è un piacere da sfogliare perché questi paesaggi notturni scattati dall'autore sono spettacolari e sono stampati abbastanza grandi, se non a volte anche a piena pagina, da essere apprezzati appieno. L'autore del libro, Glenn Randall, è un fotografo paesaggista che ha collaborato con numerose riviste come National Geographic e il New York Times Magazine, ha scritto molti libri sull'argomento della fotografia di paesaggi e ha dedicato la sua vita a scalare le vette americane per catturare immagini mozzafiato. E infatti già dalle prime pagine del libro si percepisce la passione e la competenza di questo fotografo sull'argomento della fotografia notturna. Una cosa che mi è piaciuta subito di questo libro è il fatto che ogni fotografia ha una didascalia molto completa dove viene descritto il luogo, l'ora e il giorno in cui è stata scattata l'immagine, quale attrezzatura è stata utilizzata e quanti scatti sono stati fatti per il terreno e per il cielo. E questa è una cosa che vedremo è molto importante da capire perché nella fotografia notturna di paesaggi stellati ci vuole tantissima preparazione prima, tanto lavoro durante effettivamente lo scatto perché dobbiamo fare solitamente molti scatti per avere un'immagine completa e poi parecchio lavoro anche in post-produzione per unire tutti gli scatti che abbiamo fatto in un'immagine singola. E analizzando tutte le fotografie del libro vediamo che solitamente vengono scattate almeno due fotografie per ogni immagine, una per la parte di cielo e una per la parte di terreno, visto che è difficile ottenere in un singolo scatto l'esposizione corretta per il cielo e per il terreno, avendo un'esposizione alla luce molto diversa. Il primo capitolo spiega come prepararsi per la parte di escursionismo che dobbiamo affrontare per raggiungere il luogo da cui scattare le nostre fotografie. Infatti, come viene detto anche nel libro, le fotografie notturne più belle si possono scattare solamente allontanandosi il più possibile dalla civiltà e quindi in luoghi dove l'inquinamento luminoso dall'illuminazione artificiale è minore. Non solo questo, ma l'autore spiega anche quali sono le fasi di alba e tramonto e in queste fasi quali sono i momenti migliori per scattare le nostre fotografie. Nel secondo capitolo si parla dell'attrezzatura da utilizzare per la fotografia notturna come corpo macchina, obiettivi e treppiedi. Anche qui tutta la spiegazione è piuttosto dettagliata. Per quanto riguarda il corpo macchina c'è una spiegazione molto completa su come funziona il rumore digitale e perché macchine fotografiche con sensori più piccoli danno buoni risultati per quando si fanno esposizioni notturne molto lunghe. Per gli obiettivi invece viene dimostrato perché a parità di esposizione lunghezze focali maggiori rendono le stelle più visibili nei nostri scatti. Nel terzo capitolo si parla delle competenze che bisogna avere per la fotografia notturna e come le cose che sappiamo fare si affrontano in maniera un po' diversa quando scattiamo le fotografie sotto il cielo stellato. In questa parte del libro ci sono consigli su come valutare l'esposizione quando siamo sul campo utilizzando l'istogramma, come impostare la messa a fuoco e quali tecniche utilizzare per avere dei valori di esposizione con cui cominciare a scattare fotografie durante la notte. Il quarto capitolo si concentra tutto quanto sulla pianificazione di come scattare fotografie alla Via Lattea, che solitamente è il soggetto principale di fotografie alla volta celeste. Questa parte è molto importante perché nella fotografia notturna
gran parte della fotografia è preparazione, perché dobbiamo sapere dove trovarci precisamente e in che momento possiamo cominciare a scattare le fotografie, avendo già un'idea di qual è l'angolazione verso cui scatteremo. Il quinto capitolo invece spiega cosa fare quando ci troviamo effettivamente sul luogo al momento giusto e dobbiamo fotografare la Via Lattea. È spiegato inoltre come realizzare delle foto che sono incredibili, dove la Via Lattea forma un arco orizzontale su tutta la nostra fotografia, cosa che richiede tantissima preparazione e una quantità enorme di scatti per avere tutto il dettaglio di cui abbiamo bisogno per la fotografia finale. E come penso immaginerete, il sesto capitolo parla della post-produzione, quindi abbiamo visto come prepararci allo scatto, cosa fare quando siamo sul campo e a questo punto siamo tornati a casa con tantissime fotografie e dobbiamo trovare un modo di unirle tutte quante per avere la nostra immagine finale. A questo punto c'è una riflessione molto interessante sulla differenza che c'è tra il vero colore del cielo nella realtà fisica e quello che si aspetta la nostra mente, visto che in realtà il cielo notturno ha colori molto diversi in base alla situazione, quindi a volte può essere più sul verde, a volte più sull'arancione, raramente il blu che immaginiamo noi. E qui Glenn Randall dice che la sua filosofia è quella di reinterpretare in post-produzione i colori dell'immagine in modo da comunicare le stesse emozioni che ha provato lui quando era sul campo, ma c'è anche una parte molto pratica dove spiega passo passo come lavorare sia su Lightroom che su Photoshop le fotografie che abbiamo scattato per ottenere la nostra immagine finale. Questi passaggi secondo me non conviene troppo leggerli così a vuoto, ma conviene avere già il software davanti e seguirli un punto alla volta, visto che sono proprio spiegazioni del tipo premi questo tasto, vai su questo menu e così via. Quindi non è una cosa tanto teorica, ma è così pratica che non credo che ci sarebbe utilità a seguirlo soltanto leggendolo. Il settimo capitolo parla di tecniche avanzate per la fotografia notturna, come per esempio il light painting, dove disegniamo con delle luci sulla parte di terreno per reilluminarla, oppure anche il focus stacking di cui abbiamo parlato qui su Player 2 Lighting, ma applicato soprattutto alla fotografia macro, ovvero è la tecnica dove uniamo più fotografie che hanno una diversa messa a fuoco per ottenere un'immagine finale dove è tutto quanto ben nitido a fuoco. Si parla anche di altre tecniche sempre di unione di immagini e anche dell'utilizzo di inseguitori stellari, che sono delle speciali teste per cavalletto che seguono il movimento rotatorio della Terra per far sì che tra i nostri scatti il cielo rimanga sempre immobile, e questo ci permette di utilizzare tempi di scatto più lunghi senza avere le stelle che si trasformano in delle scie. All'opposto di questo, nell'ottavo capitolo si spiega come ottenere le scie di stelle, che sono queste fotografie vertiginose dove la volta stellata rivela effettivamente il movimento terrestre, e quindi in base a dove stiamo guardando nella volta celeste avremo o un movimento ad arco oppure addirittura tutta una serie di cerchi che puntano nel nostro caso verso la stella polare. Il nono capitolo interesserà soprattutto chi ama viaggiare per esempio in Islanda, perché spiega come fotografare l'aurora boreale e nonostante questo possa sembrare un compito abbastanza semplice, Glenn Randall spiega effettivamente come in questo genere di fotografie è un compito piuttosto difficile, perché le aurore boreali sono imprevedibili, quindi non possiamo applicare le stesse tecniche che abbiamo applicato per le stelle, ma dobbiamo avere uno stile un po' più diciamo mobile, che si adatta al comportamento effettivamente dell'aurora boreale nella giornata in cui stiamo scattando. Nel decimo capitolo si spiega come fotografare le piogge di meteore, e tra quelli che ho letto mi sembra il compito più difficile, visto che ci vuole una grande preparazione a livello tecnico, anche di capire effettivamente a livello astronomico come orientarsi, e un po' come le aurore boreali, ma anche di più, è un tipo di situazione molto imprevedibile dove non abbiamo
quasi per niente il controllo di quello che sta succedendo, e quindi dobbiamo sperare che la giornata in cui stiamo fotografando riusciamo a ottenere abbastanza scatti di meteore da poter unire poi in post produzione. E anche qui Glenn Randall spiega comunque le tecniche per aumentare il più possibile la probabilità di avere un'immagine finale di effetto. Il libro è organizzato in maniera che nei primi capitoli si parla di tutte quante quelle situazioni e generi di fotografia notturna più popolari, più frequenti. Andando avanti nei capitoli si parla invece delle situazioni più rare, come per esempio nell'11° capitolo, dove si parla di come fotografare le eclissi lunari. Nell'ultimo capitolo si parla di come fotografare i paesaggi alla luce lunare, e questo è molto importante anche per tutti gli altri generi di fotografia notturna, perché come abbiamo visto si scattano solitamente delle esposizioni separate per la parte di cielo e per la parte di terreno. Le regole quando si usa la luce lunare come luce principale sono simili a quelle della luce diurna, ma con alcune differenze che sono date da diverso approccio che dobbiamo avere per quanto riguarda le parti di scuro, di ombre e le parti di alte luci nella fotografia notturna. Le due osservazioni che ho su questo libro sono prima di tutto che, essendo l'autore americano, tutti i consigli specifici su luoghi geografici, applicazioni o siti di riferimento si applicano esclusivamente al Nord America, quindi sarà nostro compito andare poi a cercare il corrispettivo europeo o insomma di dove andiamo a scattare per trovare le informazioni necessarie per prepararci soprattutto agli scatti notturni. La seconda osservazione, che è molto personale, è che leggendo questo libro mi rendo conto che con l'approccio attuale che ho alla fotografia difficilmente riuscirò mai a scattare fotografie così imponenti ai paesaggi notturni, visto quanto lavoro c'è dietro ogni singolo scatto. Adesso sono un po' più, diciamo, che me la godo quando vado in giro a fare fotografie e reagisco alla situazione più che prepararla in anticipo. Quindi per certi versi potrebbe essere un libro che un po' scoraggia un po' i più deboli di spirito, soprattutto per questo tipo di immagini, ma in realtà si impara così tanto che sono sicuro che la prossima volta che andrò a scattare fotografie notturne magari non scatterò così tante immagini per ottenere una risoluzione perfetta di tutta la volta celeste, però sentirò dentro di me la voce di Glenn Randall che mi darà consigli su come scattare la fotografia del cielo e di separare per esempio l'esposizione tra cielo e terreno e poi unirli in post produzione. Quindi è sicuramente un libro da cui trarremo vantaggio, anche se magari di primo acchito potrebbe sembrarci un po' troppo imponente per quello che siamo abituati a fare. Dal tramonto all'alba, nonostante abbia l'aspetto di un libro piccolo, è stracolmo di informazioni, di belle immagini e di spiegazioni che a volte anche superano la fotografia, come per esempio la spiegazione su come funzionano i nostri occhi e perché dobbiamo usare una lucetta rossa quando andiamo in escursione fotografica notturna, o anche perché le meteore sono più visibili da mezzanotte all'alba. E nonostante la mia titubanza a scattare 60 fotografie per ottenere un'immagine finale, devo dire che sfogliando di nuovo questo libro mi viene comunque voglia di prendere il mio zaino e cominciare a arrampicarmi su una montagna per arrivare al tramonto nel punto in cui devo scattare e iniziare a fotografare. E anche questa volta potreste essere uno dei due fortunati a ricevere una copia gratuita di questo libro. Per partecipare dovete scrivere solamente un qualsiasi commento qui sul video di YouTube e tra qualche settimana faremo un'estrazione in diretta per scoprire i vincitori. Per questo video è tutto e come sempre potete scrivermi per dubbi o suggerimenti a carlo@player2.com, potete seguire Player 2 Lighting su tutti i vari contatti che trovate qui sotto e mi raccomando leggete tanti libri, scattate tante fotografie e prendete il vostro zaino e anche voi andate su per la montagna perché fa sempre bene. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.